Oggi parleremo del complesso fenomeno di migrazione interna in Cina, soffermandoci sull'istruzione dei bambini migranti cinesi. Per risalire alle origini di questo fenomeno è necessario fare un salto indietro agli anni immediatamente successivi alle riforme di Deng Xiaoping, durante il periodo di urbanizzazione e industrializzazione. Nel 1978, sotto la direzione di Deng Xiaoping, la Cina assiste ad un cambio di paradigma fondamentale nella storia del suo sistema economico, che comporta una transizione verso un'economia di mercato, con una conseguente industrializzazione e una ridistribuzione demografica all'interno del proprio territorio verso i grandi centri economici industrializzati. All'interno di questa fase di urbanizzazione che l'inizio della migrazione interna in Cina va collocata, una migrazione di massa dalle zone rurali del paese verso le aree urbane industrializzate. Pensate che ad oggi sono quasi 200 milioni i migranti cinesi alla ricerca di nuove opportunità di lavoro verso i grandi centri urbani del paese. È proprio infatti la ricerca di opportunità di lavoro il principale determinante dei flussi migratori interni cinesi. Infatti, a seguito delle riforme e con lo scioglimento delle comuni, nelle campagne dove era concentrata la maggior parte della forza lavoro, questa enorme manodopera si spostò nelle città, dove la nuova domanda generata dai nuovi investimenti esteri e le opportunità nelle fabbriche e industrie garantiva una maggior stabilità economica, a differenza delle possibilità limitate in campagna. Per comprendere la situazione socio-economica della popolazione migrante è importante tener conto dell'ostacolo istituzionale che le famiglie migranti devono affrontare. Lo Hukou, il sistema di registrazione di residenza vigente in Cina dal 1958, e dunque di gran lunga precedente alle riforme economiche, che originariamente assegnava l'accesso a servizi di welfare ad ogni nucleo familiare cinese solo e soltanto nel luogo di origine legato alle unità di lavoro. Benché dagli anni '80 e tutt'oggi siano ancora in corso diverse riforme alla struttura di questo sistema di registrazione di residenza, è importante considerare che la principale conseguenza della migrazione fra province comportava la perdita di diversi servizi come, ad esempio, accesso alla sanità pubblica e alle cure, alla pensione, assicurazione sul lavoro e accesso all'istruzione pubblica per i figli dei migranti. In questi pochi minuti cercheremo dunque di approfondire il tema dell'istruzione dei figli di migranti cinesi che, migrando assieme alle loro famiglie, sono spesso limitati dal sistema Hukou al completo accesso all'istruzione pubblica. A partire da fine anni 80 e inizio anni 90, nelle periferie delle città a maggiore affluenza migratoria, cominciarono a nascere le prime scuole per l'istruzione dei bambini migranti. Queste scuole nascevano originariamente dall'iniziativa autonoma di membri della comunità migrante stessa che, per ovviare al mancato accesso dell'istruzione pubblica cittadina dei loro figli, istituirono delle scuole private e autogestite, spesso in condizioni precarie. Questa forma di istruzione privata si distingue diametralmente dal concetto occidentale di scuola privata. Nonostante anche in Cina, dove l'istruzione pubblica è garantita su scala nazionale, esistano in piccolo numero realtà di istruzione privata ed elitaria sotto pagamento di rette scolastiche spesso elevate, proprio come in Occidente, le scuole private per bambini migranti costituiscono una realtà ben diversa rispetto a quella che l'ascoltatore occidentale ha in mente. Realtà private che, tutto al contrario, sopperiscono agli ostacoli economici e burocratici che le famiglie migranti affrontano per garantire accesso all'istruzione pubblica cittadina primaria e secondaria per i loro figli. Queste scuole, che appunto garantiscono istruzione primaria e secondaria, ovvero l'istruzione obbligatoria in Cina dal 1986, che ricade tra i 5 e i 14 anni di età, sono oggi regolamentate da diversi governi locali che le ospitano e forniscono ai bambini migranti un'istruzione basata sui programmi scolastici nazionali, preparando gli studenti all'accesso all'educazione superiore, che tuttora è accessibile solo nei luoghi di origine dove i loro genitori detengono la registrazione di residenza. In una Cina dove vale il principio che solo una solida istruzione possa garantire un futuro, queste scuole svolgono ancora oggi un ruolo fondamentale nel garantire possibilità di istruzione e mobilità sociale ai bambini migranti.